Jingrai? Eccoci in questa nuova puntata di Sound Hunter, siamo tra le bellissime montagne dello stato del Meghalaya, ci troviamo in un piccolo paesino che si chiama Kontong, che ha una storia e una tradizione affascinante, perché i Kasi, ovvero le persone che vivono qua, hanno un modo di chiamarsi che è particolarissimo ed è unico al mondo, ovvero i nomi delle persone sono delle melodie. Questa pratica si chiama Jingrai Obei. Alla nascita, la madre compone una melodia destinata esclusivamente al proprio bambino, un motivo che diventa, a tutti gli effetti, il suo nome, quello con cui verrà riconosciuto per tutta la vita. Certo, esiste anche un nome ufficiale, ma qui è la melodia il vero richiamo personale all'interno della comunità. I casi sono sparsi in tutto lo stato del Meghalaya, ma questi casi, questi qua di Kontong, sono speciali, sono importanti perché custodiscono questa tradizione. La tradizione non è la melodia in sé, perché quella è un nome che viene assegnato, una melodia che viene assegnata, che nasce e che muore con la persona. Quello che viene trasmesso è proprio originare questi canti, cioè tramandare il modo di crearli. Ecco, avete sentito, adesso una madre sta chiamando un bambino e vediamo se risponde, se torna a casa. Sono stato subito invitato in casa e, come spesso accade qui, mi hanno accolto con una tazza di tè caldo. È stato il momento ideale per capire più da vicino come funziona tutto questo. Lòng ta sức gà ta cái giờ về cho lòng phần em cầm đây thì cái mình đồng linh cái tình ta vật cái hạt sen hạt thao lòng gần tê bây giờ rồi về bằng hột thị cái giờ cả đây lại ta chịu khất thì bạ còng thế na anh và cái dễ thì bạ bền cái là cái gì bền cái là cái gì cái là giặc khất ta và phần em cam pati kan ke jaro ya be terong ko iba ya like keting an ki we pan a ho the ki la de la senang la de ke ya phe de. How does a mother compose a tune? Long sena kum na ke jong hu e chang ta long ta tin sena suki long bara amalen de ki long phang long suwa la hi kai ki long sena ta jaro ya be ta họ thì cho mang sena và bố ê cho lòng công ta trên hà giam này hà nó cho lòng cần cho công ta ta sena cho ruồi đấy sena cho ruồi là tôi bên hàng ta dọ thiện mà đó nàng tôi hút tận nát hàng ta mày lòng là cái dòng ê hút tận nát để bằng sena ta cho ruồi ta là đập mấy cái gì atayu lại tayu và ta là makan mali trong đó sena cho về. My grandma she passed away, but her tune is still with us. We sometimes when we remember about her, we used to sing her tune. My auntie she was singing. That's the long tune. Okay. Cái bá tới biển. That's the short tune. Infatti ogni persona ha due melodie, una versione breve usata in famiglia e una versione lunga che permette di farsi riconoscere anche da lontano o in mezzo a molte altre voci. Ma c'è di più, perché qui le melodie non servono solo a chiamarsi, hanno anche un valore protettivo, come mi è stato spiegato subito dopo. If you go to the forest, Tinker, we believe there's a bad person, a bad spirit. And then if somebody call me by my official name, if the bad spirit here, they catch my official name, I might get sick or I might die. But if somebody call me by my tune, that mean no one know my official name. It's like to protect us from the bad spirit. Since they don't know your name, they cannot do anything to you, Yes. right?
It's like going undercover, baby. Yeah, undercover. Secret. Per capire davvero il Jingrayo Bay bisogna considerare un elemento centrale della società Kasi. Qui tutto è matrilineare. La discendenza, il cognome e l'appartenenza al clan passano attraverso la madre. Al centro di ogni clan c'è la Yobei, la madre ancestrale. Da lei si fa risalire l'origine della famiglia ed è lei che simbolicamente protegge i discendenti. Per questo, molti gesti dei neonati vengono interpretati come segni della sua presenza. Il primo sorriso, i movimenti della bocca, perfino i graffi che compaiono sul ventre della madre durante la gravidanza. In questo quadro, il Jingrayo Bay non è solo un modo di chiamarsi, è un gesto che riconnette madre e bambino alla linea materna e rinnova il legame con la Yobei, la custode del clan. Ed è proprio nelle prime settimane di vita che questo legame diventa più evidente. È qui che nasce il nome Canto, osservando il bambino e scegliendo una melodia che più lo rappresenti. That is her name, no? Wow. But she don't know how to respond because she is only 2 months. After 1 year, she will respond. Wow, how will she respond? Coo, like that, no? Then I will call her. I call her, then she responds. Did you have any sign of the ancient ancestors? Do you see her in the kids sometimes? Yeah. But mostly it happened when they were before first month. Okay. Yeah, because we believe that, Beautiful. and also, of course, we see that sometimes the baby, even if they are sleeping, they will smile. Sometimes they cry. Yeah. Questi gesti e queste credenze non appartengono al passato, fanno parte della vita quotidiana e mentre cammini per il villaggio basta ascoltare per capirlo. Cioè, avete capito il discorso? La cosa che vorrei passasse è che questa pratica è viva, non è un revival. Loro vivono così. Cioè, che roba è? Sentite che roba? Cantano tra di loro, si chiamano. E qua è un'usanza, non la imparano neanche, le madri non la insegnano ai bambini. I bambini lo imparano come imparano un linguaggio, come io ho imparato l'italiano. Ed è una cosa incredibile, cioè è stupenda, è viva questa cosa. Adesso stiamo per bere del buonissimo tè nero. Siamo qua con l'anziano del villaggio che ci parlerà un po' di più su questa relazione spirituale. Can you tell us a bit more about this ancestral mother? Vâng, cái gạo bền mà bằng ý ông cảm mê là nêu cái ba dù lóng mà cái ta chứ ông bây giờ có cái mê cái bên lòng con cái gạo bê cái ba bên lòng con thao lặng cả ta cái dòng lòng cái dòng này cả thì mấy rồi lòng có cả ta cái dòng khoan cái mê gạo bê lòng mình đồng giá là đều đẳng đi lại cái bên nhang già rồi phân là hay già lại già cái bờ họ có thể cho bị khát đi nhắm bên là cái mê đó nhắm bên nó vào cái mê đó mì hắn lên đó cái dòng sản địa là cái dòng thành co thì cái mê của bà gì của bà thum của bà phun cút bò của bà sa của bà gì ai cái số cái số dòng quê đó cả ta giờ cái trang nợ cái số cũng cả đấy bà hàm ông nợ cái dòng quê áo bể mà cái đây cái mê của cái biển giờ cái quần cái connotation lòng của bà
non hai haka. Da quello che abbiamo capito, le melodie non sono fini a se stesse, sono importantissime perché evidenziano questo legame profondissimo tra la madre e i propri figli. C'è un legame di amore eterno, la madre che è disposta a sacrificare qualsiasi cosa per i propri figli. Quindi non è solo la melodia che sentiamo, ma c'è tutto questo contesto di amore e di affetto che è bellissimo. What is the role of the female in Kasi society? Nó bên tàng nó bạc bị không phang long chú bạc thì bằng hiệu bát tiền mà y cần thấy bằng nệ y kata ka dùng long y long phang long chú bạc hiệu bát tiền bằng nệ cái long có mấy cái long dạy cái long cù long mà y ra mi hi long phang long chú bạc ta sungi khuôn mang ra hiệu bát tiền si bát tiền bằng nệ Kalong jaj kalong ku long mai khasi talong kum ta yu de kum ki dakha. What is silence for Kasi? Kasi tetang hama wat yong mut. Tang ba pensong ni pensong nong rim ya kano ka ba mut ku ba khat snap ya. Dopo alcuni giorni a Kongtong, quello che mi rimane addosso è il suo paesaggio sonoro. Perché, come scriveva Raymond Murray Schafer, ogni comunità è definita dai propri suoni. Alcuni sono semplici rumori di fondo, altri diventano dei segni acustici che raccontano un'identità più di qualunque immagine. E qui il Jingrai Obei è proprio questo. Non è un canto sul villaggio, è un canto che dà forma al villaggio. Qui il paesaggio sonoro non è dominato dal rumore, ma da relazioni. I suoni che si scambiano le persone diventano la trama quotidiana della comunità. E sinceramente non so cosa colpisca di più. Che da fuori li si consideri speciali perché custodiscono una tradizione, o che siamo noi, avendo perso molte delle nostre, a trovare eccezionale ciò che qui è quotidianità. Per i Kasi il Jingrai Obei non è un retaggio dal passato, è semplicemente il modo in cui si vive. Io posso solo parlare dalla mia prospettiva di visitatore, e da questa prospettiva a Kongtong il suono appare come un fondamento. E una cosa la posso dire con certezza. Finché queste melodie continueranno a risuonare tra le case, la storia dei Kasi non avrà bisogno di essere raccontata, si ascolterà.